Ciao a tutti gli amici di K Synth Lab, oggi nuova recensione e siamo in compagnia di Expressive E Osmose. Innanzitutto voglio ringraziare sia Midiware che Expressive E per avermi fornito quest'unità. Trovate già sul canale la demo No Talking per sentire un po' di suoni di questo strumento e adesso ne parliamo un attimino più nel dettaglio. Osmose non è solamente un controller, ma è anche un sintetizzatore. Quando si vede questo strumento si rimane un attimino spiazzati perché è uno strumento decisamente fuori dall'ordinario, dal design diciamo canonico di un sintetizzatore, di una tastiera. È stato sviluppato per diversi anni, quindi soprattutto la parte, quella che riguarda i tasti, ha richiesto tanto tempo per la realizzazione. Sicuramente poi il fatto di essere stato presentato nel periodo del Covid, quindi 2020-2021, ha rallentato un pochino il progetto, però finalmente questo strumento è arrivato sul mercato e è un qualcosa di diverso dal solito. Innanzitutto Expressive E ha sviluppato chiaramente il layout e tutta la parte di tasto e meccanica. Poi in collaborazione con Aiken Audio è stata sviluppata e implementata la parte di sintesi al suo interno. La parte di sintesi presenta 500 preset al suo interno, è possibile fare dell'editing chiaramente base all'interno dello strumento dal display che c'è sulla sinistra e per avere il pieno editing bisogna collegare lo strumento a un computer o a un Mac per utilizzare l'editor dove tutta la sintesi è disponibile e si può così non avere limiti alla programmazione.
Questo strumento ha la particolarità di essere con aftertouch polifonico. Se adesso sul mercato però stanno nascendo tanti strumenti, stanno comunque uscendo diversi strumenti sia synth action che con tastiera pesata con aftertouch polifonico, diciamo che questo strumento comunque rimane unico e originale, perché tutti gli strumenti comunque con aftertouch polifonico che ci sono sul mercato, ad eccezione di altri strumenti che sono un po' più particolari, quindi non con meccanica standard, diciamo da sintetizzatore, da tastiera, sono comunque tasti normali ma con dei sensori in più che ci permettono di, appunto, di lavorare sull'aftertouch polifonico, ma al tocco sono esattamente identiche a meccaniche con aftertouch monofonico, quindi channel aftertouch. Su questo strumento invece la storia è diversa. Come vedete la parte dei tasti innanzitutto sporge, è fuori dallo chassis, che è comunque ben realizzato, e la particolarità di questi tasti è che sì, sono con aftertouch polifonico ma hanno una corsa diversa. Il tocco è un po' strano, bisogna abituarsi un pochino, perché innanzitutto la corsa del tasto è molto lunga, c'è comunque uno scalino finale per attivare l'aftertouch, e in più la possibilità che ha questo strumento è di agire sull'asse orizzontale, quindi non solo risponde alla pressione e aftertouch, ma possiamo praticamente fare dei vibrati, simulare il pitch bend, comunque direttamente sul tasto. Ovviamente la sensibilità di questa funzione è regolabile all'interno dello strumento, quindi possiamo trovare la quadra più adatta al nostro stile esecutivo, quindi aumentarlo o diminuirlo in base a quello che sono le nostre necessità. Sicuramente è interessante il fatto di poter magari fare un qualcosa del genere, quindi se noi anche ci spostiamo orizzontalmente possiamo manipolare il suono, quindi non solo con la pressione, ma possiamo quindi abbiamo più modulazioni sul singolo tasto. Questo suono, ad esempio, che è un lead, quindi abbiamo il filtro che si apre con la pressione, ma la possibilità appunto di fare dei bending che sono differenti dalla parte di modulazione sulla sinistra, quindi non abbiamo pitch wheel e modulation wheel, abbiamo due slider, ovviamente la parte quella dedicata al pitch ha una molla, quindi ritorna in posizione centrale se la molliamo come una qualsiasi wheel, e invece c'è un altro slider che simula appunto la modulation, quindi rimane ingaggiata nella posizione in cui lo lasciamo. Quindi se noi abbiamo ad esempio questo effetto su il pitch, ci ha segnato un determinato range, e invece sul bending, sul tasto, sullo spostamento, prendete la traslazione dell'asse orizzontale, abbiamo un altro effetto differente. Quindi questo ci permette sicuramente di essere molto più espressivi quando andiamo a eseguire magari una parte che non è prettamente monofonica ma può essere anche polifonica, quindi avere modo di lavorare sui vibrati e sui bending direttamente sul tasto. Ok, quindi questo sicuramente è un qualcosa di diverso. Parlando del tasto in sé, come dicevamo prima, è un tasto a cui bisogna abituarsi un attimo. Non fatevi spaventare perché comunque dopo già un paio di giorni, un 2-3 giorni ci si abitua. Sicuramente la cosa a cui bisogna abituarsi di più è che è un po' lunga la corsa del tasto, quindi il tasto sicuramente se premuto velocemente ricorda molto una meccanica synth action, perché comunque è veloce nel ritornare in posizione.
però ovviamente c'è da tenere conto che se applichiamo una forza maggiore verrà ingaggiato chiaramente la modulazione assegnata all'aftertouch, quindi comunque è molto più reattiva rispetto alla pressione, rispetto a una meccanica sync action normale. Chiaramente la parte quella di vibrato si può anche completamente disattivare se non la vogliamo, ovviamente perdiamo una delle caratteristiche dello strumento, però comunque fatta l'abitudine alla corsa del tasto, alla risposta e tutto, comunque poi si riesce tranquillamente a eseguire tutto. Perché? Perché l'intelligenza di questo strumento sta appunto nel fatto che i tasti hanno tutte queste possibilità, ma sono dei tasti normali, quindi se noi passiamo da uno strumento qualsiasi a tastiera e andiamo su questo, comunque le mani si trovano a casa. Non sono strumenti come ce ne sono altri sul mercato con tasti solo a membrana, comunque diversi, il feeling è diverso, bisogna abituarsi tanto perché cambia completamente lo stile esecutivo e quindi lì c'è una curva di apprendimento decisamente più lunga, invece qui abbiamo una curva di apprendimento relativamente breve, perché appunto la parte di tastiera è la solita a cui siamo abituati e quindi riusciamo a sfruttarla molto velocemente. All'interno poi dello strumento c'è una parte di sintesi dedicata, realizzata da Eke Audio con diversi suoni, 500 suoni ci sono al suo interno e si può chiaramente agire sui parametri base all'interno dello strumento, quindi abbiamo veramente dai suoni classici di synth a suoni decisamente più particolari creati appunto per sfruttare al massimo le possibilità di questo strumento. È uno strumento che può essere tranquillamente utilizzato anche come controller, perché la sua natura di essere appunto molto versatile, molto particolare per lo stile esecutivo ci permette anche di interfacciarlo sia a dei virtual instrument sia a degli strumenti che supportano pertinenti segnali MPE, quindi sono compatibili con aftertouch polifonico, comunque con MPE, qualsiasi sia lo strumento che gli colleghiamo, virtuale o fisico, possiamo sfruttare la meccanica di Osmose per controllarlo e chiaramente avere delle modulazioni diverse che magari non sono disponibili sullo strumento originale o addirittura nel Virtual Instrument non abbiamo neanche dei tasti, quindi meglio ancora. Vi faccio vedere nella parte qua a sinistra del pannello abbiamo ovviamente la prima parte dedicata, quindi abbiamo il display con dei tasti qua sopra, abbiamo detto pitch e modulation, il trasporto dell'ottava e per spostarci nei preset possiamo farlo sia con l'encoder che con i due tasti sul pannello. La prima parte è la sezione preset dove, o comunque user, comunque dove c'è lo storage dei suoni, possiamo anche spostarci a livello di categorie di suoni. La seconda parte riguarda l'editing base dello strumento, quindi cut-off, abbiamo la parte degli effetti, l'equalizzatore, altri stadi di compressione, abbiamo comunque altre parti assegnabili, quindi l'assegnazione dei pedali, eccetera, eccetera. La terza schermata è quella che vi dicevo prima, che ci permette di impostare la risposta dello strumento, quindi il bending, la sensibilità, la curva. Chiaramente quando noi andiamo a agire lui ci fa vedere come sta reagendo lo strumento
Qui potremo aumentarlo o meno. Abbiamo l'ultima schermata dove possiamo anche ingaggiare l'arpeggiatore, comunque tutte le altre funzioni che ha lo strumento internamente. Sulla parte frontale abbiamo l'uscita cuffie con il volume dedicato, sulla parte posteriore c'è il master out, due pedali, l'USB in e out MIDI, il trasformatore che è proprietario, comunque con un connettore che va inserito e ruotato, quindi non c'è il rischio di perderlo quando è inserito e magari stiamo suonando dal vivo. Comunque ci sono delle situazioni dove lo strumento può essere a rischio con i cavi, e sicuramente, ripeto, è uno strumento interessante. Se state cercando uno strumento particolare per fare sound design, per controllare e manipolare i suoni in un modo diverso dall'ordinario, andatevi a provare questo strumento e datevi un pochino di tempo per abituarvi alla meccanica, perché può lasciare, come vi dicevo, un attimino spiazzati per le prime ore di utilizzo. Quindi magari provatela con calma. Sicuramente è uno strumento interessante e se state cercando un qualcosa di diverso da aggiungere al vostro setup, o comunque un controller, perché questo strumento può essere l'ideale anche come controller frontale al computer, appunto, no? Proprio per la sua particolarità. Io ringrazio nuovamente Midiware, ringrazio Expressive per la disponibilità. Trovate in descrizione il link con la recensione di Giulio Curiel, in cui vi parlerà ancora di più dello strumento, e noi ci vediamo alla prossima recensione sempre su DKS Synth Lab. Ciao, alla prossima!